questa è verde, sembra olio extravergine di oliva. Guardate che roba! Ci siamo tenuti il bicchiere e ci mettiamo anche quello. Siamo arrivati in questo piccolo paesino che appena ci ha guardato sembravamo degli alieni. C'è la signora che si è buttata sul nostro modo, la sta sezionando con lo sguardo. Siamo fatti fortunatamente un caffettino per riprenderci un po', anche se comunque da queste parti sembra che le pastine non le abbiano neanche prese in considerazione. Questa l'avevo guardata perché era una pasticceria. Sapete che ieri abbiamo fatto le terme, quindi nel video precedente siamo rimasti a dormire qua a Lasco. Avevo cercato una pasticceria per far colazione, doveva essere questa, non hanno niente, zero. Caffettino almeno quello ce l'ha andato, già qualcosa. Adesso caffettino, benzina, che vi dico anche i costi della benzina in Slovenia, e poi si inizia la giornata. Quando avete del dubbio per fare benzina, loro hanno la 95 ottani e la 100 ottani, quindi io prendo sempre la 95 ottani perché non ho mai visto delle differenze. Poi la benzina viene 1,51, che è comunque più bassa da noi. Comunque, rispetto ai prezzi dell'Italia di questo momento, io ho riscontrato che il prezzo della benzina in Slovenia in autostrada è sui 10-15 centesimi in meno rispetto alla nostra benzina fuori dall'autostrada, perché quella dell'autostrada nostra sorvolerei. Fuori sulle strade normali invece siamo sui 30 centesimi in meno, grosso modo. Adesso vado a pagare, che secondo me sono più contenti. Spero che si pronunci così. Siamo venuti qua perché è uno dei paesi famosi per la produzione della birra, come Lasco, ma qui il sindaco qualche anno fa, 5 anni fa, 2016-2017, ha deciso di investire un po' di soldini per fare una cosa che si chiama la fontana della birra. Ci siamo andate a prendere un caffettino là al bar. Adesso il Monster prende la moto, io non avevo voglia di mettermi il casco, farmi la treccia e tutto, e sto andando alla fontana della birra che è lì in fondo, che dopo ci troviamo lì, se il Monster non si perde naturalmente. Sento la ruggia della Gina, è infatti il Monster che sta arrivando. E qui ragazzi c'è la fontana della birra, qui stanno anche mettendo giù tutta la roba. C'è anche il refilo, allora si viene in qua che intanto i signori così fanno le loro cose. La piazza, la fontana della birra è là di fronte, qui dove c'è quella scritta lì, vedete che c'è
scritto buy beer. Qui comprate il boccale con il chip a seconda di quanto ne volete, quindi se volete i 3 decilitri, 6 decilitri, 10 decilitri, che poi quando mettete sotto alla fonte, al beccuccio là, dopo ve lo facciamo vedere, vi dà direttamente i 100 ml per volta. Qui di fianco c'è anche da mangiare, che adesso ve lo facciamo vedere in sovraimpressione, quindi dopo potete mangiare e farvi la vostra birrozza. Bellina sta cosa. poi abbiamo il gelato, guarda ma si sono organizzati, il gelato con tutte le loro storie. E un'altra cosa, i prezzi sono questi, vedete, la prima cosa sono questi prezzi. Se fate il refill, cioè volete rabboccare la cosa, vi costa un pochino meno. You can taste 6 different beers. Yes, ok, ok. Perfect. Start from left to right. On the left are a little bit lighter, and stronger and more aromatic. Ah, quindi fa il giro per From così. higher to lower. Ok, là, ok, Yeah, perfetto. that's it. Thank you. You're welcome. Allora andiamo ad appoggiarci, per l'amore di Dio. Che babbaro, adesso ci cade tutto perché ci abbiamo in questi casi qua, c'ho il boccale della birra in mano. Come facciamo? La Mi riesci a rasacca, dare la cosa. E stai già registrando? Sì, sta registrando Oh my ancora. god. Oh my god. Andiamo alla fontana della birra, ragazzi, a appoggiare due cose e vi spieghiamo come funziona. Guarda qua come l'hanno tutto bello affettato. Allora, io ho guardato il rotolone, quello compatto, quindi in teoria Non è di proprio quello qualità. di qualità altissima. Però è bello, ci sono tutte queste sue salse yogurt, sto già sbavando, ci sono le sue verdurine. Mi ha chiesto anche se devo farlo abbastanza piccante e lo stiamo condividendo con le vespe. È bello piccantino. La carne è fragrante e croccante, tagliata sottile, molto buono. C'è una marea di vespe. Nel mentre stiamo cercando di finire, che il kebab è sempre un po' un problema da mangiare, il mostrino fa il refill. Oh, fortunatamente la signora diceva che non aveva fame. Guarda ma dov'è il kebab della signora con il kebab il mio. Vabbè, Ho fortuna che non aveva fame. non ho cenato io ieri Soccia. sera. Andiamo a fare il refill che gli facciamo vedere come funziona. Allora, questo qui in teoria è un boccale da 0,2 e quindi Esatto. il 100 ml dovrà essere la metà. Abbandoniamo il nostro kebab, speriamo che, ecco, il monster che deve sempre passare da dove non serve. Arriva forte, arriva prima. Piva. Sotto al boccale c'è un chip, ve lo mettete lì e lui vi spara la birra. Sgalabuff. Questo arriva fino in fondo probabilmente perché così non fa tutto quello schiumone che Esatto. sbamma. Metà. Là in fondo, qui, alla fine separata, c'è l'acqua se volete sciacquare il bicchiere tra una degustazione e l'altra. Il mostrino aveva già preso quella scura che era molto amara. Questa qui invece è una di quelle più leggere di gusto, ma comunque anche questa ha una bella amarezza. Di naso si sente tanto il miele ed ha un po' un gusto quasi erbaceo. Comunque sono tutte, come diceva il mostrino, poco alcoliche. Queste qua riesco a berle io, quindi No, Bosco, hai schivato. porca miseria, è un gran pasticcio mangiare il kebab. Ah, ecco una cosa però, se non vi piace il kebab, non lo volete mangiare, ci volete ingiuriare perché abbiamo mangiato il kebab, comunque qua intorno ci sono un paio di posti dove potete mangiare qualcosa di diverso. C'è perfino il ristorante cinese se vi trovate in difficoltà come noi sui Pirenei. Giunse l'ora di fare il terzo rabbocco. Te lo vado a prendere io, mostrino? Fagli vedere che c'è anche un pulsatino di fianco alla fontana che ripulisce anche il bicchiere. Dunque il problema è che devo tenere premuto qui, ho una mano sola perché con quell'altra sto registrando. È così, date una sciacquatina e via. Allora adesso proviamo con questa. Vedete che qui vi mette la tipologia delle birre, poi appoggiate il vostro boccalino qua sotto, lo lasciate lì e lui procede. Questa è verde, sembra olio extravergine di oliva. Guardate che roba, sembra fosforescente. Ma che cos'è? Ma questa poi? Ma cosa hai preso del detersivo? Che cos'è del bagno schiuma? Dove sei andato a tirarlo? Ma cosa hai combinato? Cos'è sta roba qua? Non è uno scherzo. No, giuro, loro hanno visto, è venuto giù dalla fontanella. Allora, questo qui si sente proprio l'aroma del lupolo acerbo. Stai avvelenando, vero No, boss? amore, Vuoi tornare a casa mi con me? serve appunto, mi Allora, serve. si sente di più l'amaro, è abbastanza importante, l'amarino si distingue dalle altre perché è un po' più amarino. Ha un profumo particolare di mela verde, di kiwi, di non so che cos'è.
Sì, è un amaro diverso dagli altri, ma a me sembra quasi che ci sia della noce. Non lo so, ho le papille gustative che sono andate in... Poi la cosa carina qui è che comunque non è sempre la solita birra, cioè con uno stesso prezzo che è un po' alto però ha un senso, potete degustare 6 birre differenti, quindi alla fine è una cosa secondo me molto simpatica. Ragazzi, questa è, com'è Monster? Torbida, leggermente come la Weiss, quindi sembra non microfiltrata. Ha un leggero... No, il leggero aroma di mango te lo do io perché me lo sto studiando. Cioè, No. guardate, è un copionazzo il Monster che non si crede. No, non volevo dire quello. Ho dato un'annusata di come è mango questo e lui subito perché c'è di mango. No, non è vero, perché volevo dire il colore sembra una mezza via tra quello di prima che è verde e questo che Sei un copione. oro, vedi? Comunque questo, ragazzi, alla sniffata sa di mango maturo, ma di brutto. Di sapore è un po' più amara. Però io qualcosa di frutto esotico lo sento anche nel sapore. Non chiedetemi come sia possibile perché sulle birre non sono molto ferrata. Rispetto alla birra della Lasco che abbiamo assaggiato l'altra sera anche in Gostilna, queste sono più amare, sono più complesse di gusto, sono più simili a quelle anche bosniache che abbiamo assaggiato nel viaggio dell'anno scorso. Il Monster dice la vorrei bere, c'hai ragione. Quasi quasi. Forse. Allora, stavolta tocca a me. Abbiamo questa qua, vediamo che cavolo succederà. Allora, questa non sembra un detersivo. Fortunatamente guido io. Allora, sono rimbambita io, hai ripreso la stessa birra di prima? Di mango anche questa, però è più chiara questa, giusto? Sì, è più chiara, non è uguale. Forse perché non ho sciacquato il bicchiere, mi piaceva l'aroma, l'ho tenuto così. Si assomiglia moltissimo a quella di prima. Già questa però comunque si vede che è filtrata, vedi com'è? Comincia a spingersi l'amaro, ragazzi. A questo punto abbiamo la terza colonnina, che è l'ultima per noi, e vediamo cosa ci riserva. E il boss là che studia. Allora, questa sembra proprio quando vado in bagno io, che è un po' che non ho... Quando bevi poco. quando bevo poco. Questa è già più simile alle birre che beviamo a casa nostra. È molto meno amara delle altre. Questa è la classica birra normale. Siamo andati a riportare il boccale perché non sapevamo come fare. In realtà il boccale rimane a voi come ricordino della fontana della birra di Zalec. Quindi adesso il Monster me lo va a sciacquare perché non so dove infilarmelo, perché nella moto non ho più spazio nei bauli. Questo serve per allontanare le vespe che cercano di attaccare il mio gelato senza averlo pagato poi. Il mirtillo qua deve essere quello americano, vedi che comunque è grande come una moneta da 5 centesimi, invece il nostro mirtillo normalmente è un po' più piccolino. Becchiamo subito la panna montata da una bella bomboletta di quelle toste. Quando ero bambino mi sparavo direttamente la bomboletta in bocca così. Adesso quando ti fai fuori il resto, sto già sparuslando della panna qua, io raggiungo la vaniglia che è il mio primo obiettivo. Sto cercando di allontanare i malfattori che non hanno pagato la coppa. C'è la panna montata, il gelato, i frutti di bosco. Questo è mio. È uno sciroppo di fragole, ma è fatto con le fragole vere, i puntini. Senti, io e te dobbiamo fare due chiacchiere. Hai rotto le scatole, poi tra l'altro queste se mi pungono, ragazzi, divento il doppio. Via, lasciamo. La panna non è zuccherata, buonissima. Anche i mirtilli sono tanto buoni, saporiti. Il solito mirtillo americano sa un po' da meno. Con questo balliamo la cucaraccia, la cucaraccia. Ci siamo tenuti il bicchiere e ci mettiamo anche quello. Allora, anche questi sono gli inconvenienti del mestiere. Meno male che almeno una deve capitare sempre una volta. Cioè, allora, con questa qui che è la Vespa Teresa. Cosa avevo detto io? Di avermi gonfio come un pallone. Non sono da shock anafilatico, state tranquilli, non muoio, spero. Però il problema è che io tendo a gonfiare molto la zona dove vengo punta dalle vespe, dalle api. Se domani mi vedete con un labbrone così... No, anche perché poi se capita, io sto filmando per un semplice motivo, il marito è sempre il colpevole. Quindi se capita qualcosa... Ah, ragazzi, almeno è morta.
Cioè, Meno male che quando capitano queste cose capitano a te, così adesso la coppa gelato me lo mangio io. ma a te se capitava tu non ti gonfi? Avendo questo problema qua, io ho sempre dietro anche la crema apposta, quella antibiotica e cortisonica che si dà su queste cose, perché sennò veramente io ho fatto delle gambe e delle braccia che erano 2 volte. Il problema è che in bocca non posso darla e quindi non so come fare. Ciao ragazzi, a dopo. Ho un attimo un impegno. Fortunatamente ragazzi, oggi la giornata si doveva praticamente quasi concludere così. Adesso stiamo andando in albergo. La puntura mi fa un po' male, ho continuato a dare del ghiaccio, ho messo la pomata nel labbro esterno. Adesso vi facciamo fare il room tour e poi seguitemi che vediamo se mi viene il labbrone o no. Speriamo di no. Siamo arrivati ragazzi. Il mio labbro non so come è messo, ma di là c'è il Monster in bagno ovviamente. Io non ho parole. Non lo so, non mi sembra gonfiato, adesso è già un po' che è così. Forse aver messo immediatamente il ghiaccio per una mezz'ora mi ha salvata. Questa sarà la nostra base per i prossimi 5 giorni. Entrata, c'è il parcheggio di sotto, il bagno che è il Monster adesso è presentabile, doccia, c'è anche perfino la lavatrice da lavare, ma io non ci penso neanche, ne faccio già basta a casa mia. E qui c'è tutta la zona a giorno. Qui dopo posso mettere anche il PC per lavorare alla sera, letto, e poi c'è il balconcino, molto grazioso, c'è anche da stendere e la zona direi molto tranquilla. Adesso io mi occupo un attimo del mio labbrino e poi ci vediamo più tardi, perché l'acqua è buona ma la lasco è più buona. Bevete l'asco e sarete più cornuti. Perché c'è il loro coso, questo qui con Lo vedi qua il capricorno? esatto. Una cosa molto furba, che cosa hanno fatto? Hanno aperto questo localino sotto alla parte del residence, che in effetti è furbo, perché così anche tutti quelli della zona ne usufruiscono per riempire le proprie ventrazze. Stasera, visto che io ero un pochino sul chi va là perché stavo cercando di capire cosa succedeva, siamo venuti sotto il residence, come aveva detto il mostrino, a mangiare questi hamburger che da internet risulterebbero tra i migliori di Lubiana. Quindi adesso vediamo cosa ci porta il ragazzo. Abbiamo un panino dalla mia parte che è un color nero. Il ragazzo ci ha fatto aspettare, quindi ci fa anche ben sperare che l'abbia fatto proprio lui. Allora, io cos'è che ho preso? Un Big Roaster qualcosa. È un panino che sembra un hamburger color nero, quindi sembra che cosa c'è, del carbone vegetale. Esatto, bravo. Oh, ma che sburo. Poi ci ho messo la sua salsina barbecue. Ci sono anche il cheddar sciolto, che è questo qui. C'è la svizzerina sotto. Abbiamo le patatine che sono quelle scavate, quelle tipiche loro. Cos'è sta roba? È una patatina. Ma sei sicura? Per me questo qui è un grissino. È enorme. Le patatine ragazzi si possono scegliere in 3 modi: paprika affumicata, parmigiano e salsa tartufata. C'è scritto sul menù che per le patate fritte servono circa 12 minuti perché le cuociono al momento in friggitrice ad aria. E adesso, come noi già sappiamo, questo qui ci ha schivato per un pelo, ci voleva mettere sotto, noi ribaltiamo il bambino e gli diamo una degna sepoltura. Nonostante la ribaltatura, sta per uscire tutto, è buonissimo. Il pane è croccante, caldo e vaporoso, molto buono. Il mio panino invece è un Damen burger. Comunque questi qua sono panini da forno, questi qua li comprano dal fornaio, si vede subito la differenza. Qua c'è il cheddar sciolto, il beef quello che si sbriciola su il pulled pork, e poi ci sono le cipolle e le cipolle quelle fritte sbriciolate. Mamma mia, già solo a toccarlo così ragazzi si sente la crosticina fuori del pane. E noi che siamo viaggiatori della cucina, come facciamo ragazzi? Così. È porcoso. Ok. C'è anche qualcosa di acidino, che probabilmente è la salsa barbecue al vino che c'era scritta, che ha una punta di acidità. Devo dire uno dei migliori hamburger che ho mangiato effettivamente. Buonissimo. Monster, vieni a fare la chiusura, non ti do gli spazzoli. Perché il Monster non ve lo posso neanche riprendere, è sempre in bagno quest'uomo. Abbiamo speso 33 euro per le 2 birre, l'acqua non c'è, quindi direi che mi ha dato il bicchiere ed era gratis. I 2 hamburger e le 2 patate, direi onestissimo. Si è svegliato. Ragazzi, seguiteci che domani mattina impariamo se il mio labbrino è a posto o no, se vi interessa, no? Secondo me no.